Per quello che riguarda il blues divideremo il tutto in diverse puntate, 4 o 5 sicuramente, e cominciamo a parlare innanzitutto di quelle che sono le influenze legate al blues. Quando si parla di blues si parla esclusivamente, per la prima parte, la parte natia del blues, di religione africana. C'è stato quel discorso fondamentale della colonizzazione del Nord, Centro e Sud America, dove gli schiavi venivano presi dalla parte centrale dell'Africa e venivano portati a Cuba, a L'Avana, a San Cristobal de L'Avana per intenderci, e poi venivano dirottati un po' in tutti le varie parti del continente americano. E da lì si vanno a creare delle sottoculture molto interessanti, perché si va a miscelare quella che era la cultura autoctona, quindi degli indios, dei nativi americani, con le culture africane e quelle europee, dando forma a tante sottoculture molto importanti. E da qui ne consegue anche una modifica sostanziale di quella che era la religione base, che veniva proprio dall'Africa. Dato che la stragrande maggioranza veniva proprio dal Golfo della Guinea, quindi tra Ghana, Nigeria e la parte centrale dell'Africa, la religione predominante in quelle zone africane era la religione Yoruba, che poi venne trasportata a piè pari nel nuovo continente e cambiò nome e qualche usanza in base poi a dove venivano dirottati questi schiavi. Quindi al centro America ci trovavamo dinanzi al discorso legato alla dottrina vera e propria Yoruba, Cuba, Repubblica Dominicana, Puerto Rico, tutte queste zone, parte del Messico, mentre al sud, per gli schiavi che poi finivano in Brasile, si sviluppò un'altra religione che era il Tambores de Minya, mentre ad Haiti, Louisiana, Mississippi, la parte sud degli Stati Uniti, il voodoo, che erano tutte collegate comunque alla religione base, che era quella che veniva dal centro Africa. Perché parlo di questo? Perché tutte queste musiche di questi popoli dal nord, centro, Sud America erano collegate da questa religione cardine, che poi si andò a miscelare, come dicevo poc'anzi, con tutto il discorso inerente alla tematica delle popolazioni autoctone e l'influenza anche delle culture ispaniche, francesi, portoghesi e inglesi. È fondamentale stabilire questo, perché da qui in avanti si va al giro di boa. Non è più la semplice cultura africana, ma è la cultura africana che si adopera per emergere in un altro continente, in un'altra cultura, in un regime di schiavitù. Quindi tutto molto difficile, ma comunque poi la situazione si è evoluta in maniera positiva, perché sono nate veramente tante culture molto molto interessanti. Per quello che riguarda il blues, dobbiamo tenere da conto quello che riguarda la religione voodoo. Quindi quando noi ascoltiamo alcuni brani legati al blues, sentiamo dei termini tipo mojo, tipo Black Cat Boone, tipo crossroad. Sono tutti termini che sono inerenti a delle tematiche magiche provenienti proprio dall'Africa. Nel mio libro Storie e saggi sulla musica nera dal Mississippi a Cuba dedico proprio un capitolo sul voodoo, perché è fondamentale per quello che riguarda il blues. Poi non so se vi è capitato di vedere qualche film dove c'erano proprio le sacerdotesse voodoo con questi musicisti che suonavano. Mi viene in mente adesso quel Blues Brothers 2000, ovvero la seconda edizione del Blues Brothers con Dan Aykroyd, dove c'era la sacerdotessa voodoo che faceva dei riti e quant'altro, tutto condito da musica blues. Quella era una maniera un po' simpatica per vedere questa storia legata alla musica e al voodoo, ma rende in parte l'idea. Rende l'idea perché da quel momento in avanti anche il grande pubblico capì che forse la parte magica c'era legata alla musica nera, soprattutto nella parte nordamericana, legata al blues, legata all'early jazz, oppure a quell'ibrido tra jazz e blues che non aveva una connotazione vera e propria. Quindi tanti termini che andiamo a trovare nelle canzoni, per esempio il mojo è un amuleto, un portafortuna, è un sacchetto che contiene determinate cose che fanno parte di un rituale, e di solito i bluesmen avevano il loro mojo, il loro portafortuna, che poteva essere un osso, poteva essere un sacchetto contenente erba, sassi, poteva essere una cosa indefinita che veniva poi sacralizzato tramite un rito voodoo.
Quando si parla di crossroad si parla del crocicchio, dell'incrocio, perché nel crossroad uno può incontrare anime, avere dei vantaggi dalle anime dal punto di vista materiale. Quando si parla di Black Cat Boon è una procedura dove si prende il gatto nero, si mette a bollire il gatto nero morto, il primo osso che viene a galla, quello è un osso che diventa sacro e diventa una sorta di portafortuna, e dicono anche nel voodoo che renda l'uomo invisibile, dia il dono dell'invisibilità. Sono tante storie che però raccontano un po' il discorso religioso dell'epoca proprio. Nel blues questo è fondamentale, perché come troveremo poi anche quando parleremo di musica cubana, quando parleremo di musica legata all'early jazz, quando parleremo anche di musica brasiliana, questo discorso verrà fuori perché è ridondante, si trova in continuazione in questi brani. Non vogliono distaccarsi da questa cultura africana base, che comunque poi si è evoluta. Per quello che riguarda i neri d'America, del Nord America, tante cose che erano legate all'Africa vennero stravolte. Per esempio in Africa si lavorava dal punto di vista musicale con un ensemble vero e proprio, quindi più musicisti insieme che andavano ad operare per la creazione di un brano. Invece con l'avvento del blues la situazione cambiò perché si andò a trovare il musicista singolo che da solo cantava e suonava. Loro crearono la batteria, perché ancora il discorso legato alla batteria non esisteva, perché c'erano diversi musicisti che suonavano determinate parti ritmiche, ognuno a sé stante, e unite creavano una mescola musicale. Con la creazione della batteria ad opera proprio della popolazione afroamericana, questo scompare, un unico musicista che riesce a suonare tutti i vari tamburi, e già questa è stata un'innovazione fondamentale dal punto di vista delle annotazioni, delle note, quella cosiddetta blue note, ovvero l'alterazione del quarto grado della pentatonica minore. Sto dicendo quasi una parolaccia, purtroppo è così, la pentatonica minore è fondamentale. Ci sono quelle due note aggiunte che non fanno parte della scala, anzi nella scala europea, come siamo abituati ad ascoltarla noi, è quasi una stonatura, anzi è una stonatura vera e propria, mentre nel giro blues in settima non stona, anzi dà quel tono veramente particolare, melodico. Poi viene anche eseguita quella quarta nota della pentatonica in maniera un po' calante, per dare quel senso un po' di tristezza aggiunta. E però queste tipologie di suoni li troviamo in Africa. Se noi sentiamo un suonatore di kora dal Senegal, dalla Nigeria, da quelle zone, dal Ghana, da tutta quella parte lì dell'Africa, troviamo queste note, le troviamo regolarmente, anche nel modo di cantare troviamo queste note che nella grammatica musicale occidentale, tra virgolette, erano considerate stonate. Non era il quarto di tono famoso della musica araba, attenzione, qui si parla di un'aggiunta su una nota da pentatonica che è un semitono, quindi col quarto di tono non c'entra assolutamente nulla. Chi vi dice che è il quarto di tono arabo non ha capito assolutamente una cippa di questa cosa, quindi facciamo fuori questa storia una volta per tutte. Quindi vediamo tanti contributi che dall'Africa vanno a finire dentro al discorso della musica blues. Poi con i canti di lavoro, le work songs per intenderci, si dà spazio anche all'ensemble negli hollers, dove ci sono dei cantanti che stanno in un campo e cantano, dall'altro campo altri lavoratori rispondono con altre strofe, con altri ritornelli, quindi un modo per dire guarda ci siamo anche noi, comunichiamo e ci teniamo su di morale cantando queste cose. Quindi arriva il gospel, che è un sentimento di gruppo, a differenza del blues, di una comunità, che poi chiaramente, come capita anche in Centro e Sud America, tutti si rifacevano un po' ai santi come formule quasi apotropaiche per regalargli un po' di benessere, un po' di tranquillità. A differenza invece del blues, dove si prende il singolo individuo, quindi c'è il discorso tra gospel e blues legato alla singolarità del soggetto. Il mal di vivere del bluesman è diverso dal gospel. Nel gospel c'è la speranza e c'è un gruppo di persone che interagiscono. Nel blues c'è un uomo da solo, spesso vagabondo, che canta la sua tristezza e tutte queste cose. Bene, nella prossima puntata parleremo
degli strumenti rudimentali che erano le cigar box, e vediamo come l'uomo anche in difficoltà riesce a portare avanti la cultura e riesce a fare musica. Grazie a tutti voi, alla prossima puntata. Allora, eccoci arrivati al secondo appuntamento con 4 chiacchiere con Aspesani, la storia del blues. Vi ricordo di iscrivervi al canale, è importante per far crescere la nostra divulgazione musicale. Oggi, come promesso, parliamo degli strumenti down home. Innanzitutto, lo strumento down home cosa significa a livello tecnico? Down home sotto casa, ovvero tutto quello che capitava di trovare in casa, nelle cucine delle massaie, nei garage, nelle rimesse, venivano poi utilizzati questi beni, questi prodotti che servivano per la cucina, per la manutenzione e tante altre cose, venivano utilizzati per creare dei veri e propri strumenti musicali. Partiamo dal più celebre, che è la cigar box guitar o cigar box semplicemente, ovvero scatola di sigari. Già il nome di per sé è tutto un programma. La scatola di sigari veniva utilizzata come cassa armonica. Perché la scatola dei sigari? Perché soprattutto nel passato, soprattutto nell'Ottocento e primi del Novecento, le scatole di sigari erano molto ben costruite, avevano uno spessore non indifferente, un legno di qualità, perché erano oggetti che erano fatti per durare. E cosa c'era di meglio per creare una cassa armonica a cui attaccare un manico della scatola di sigari? Nulla. Appunto, venne usata questa tipologia di prodotto, una volta svuotato dai sigari e roba varia, veniva applicato un manico di scopa, un piccolo ponte fatto con qualunque cosa, da un sasso passando per un piccolo pezzettino di legno dove veniva appoggiata questa corda, e poi una vite dalla parte opposta che veniva tirata in base all'esigenza, all'accordatura del musicista stesso. Nacquero con una corda perché la musica blues, quella arcaica, quella dell'Ottocento, quella primaria, era basata su un'accordatura di tipo modale, tipico di tante musiche etniche, di tante musiche del mondo, dove con una singola corda noi andiamo a creare la scala, quindi la nota singola, l'ottava più alta, l'ottava più bassa, la quarta, la terza, la settima, creando una vera e propria scala appoggiandosi sull'unica nota a disposizione, che era quella della cigar box ad una corda. Questo discorso è interessante perché nelle varie parti del mondo ci sono tantissimi strumenti che si avvalgono di questa singola corda. Mi viene in mente il lauta albanese o gusla del Montenegro, dei Balcani. Qui la diatriba è infinita su questo strumento per quello che riguarda la paternità proprio, oppure degli strumenti che vengono dalla Corea, dal Laos, alcuni anche dall'Africa, tipo l'indonongo, ne abbiamo già parlato anche in un video, dove bastava appunto una corda. Poi con un pezzo di bottiglia, con un collo di bottiglia, si andava anche a creare su questa unica corda anche altre note, quindi si poteva creare un gruppo di 1, 2, 3 note e lì sopra ci si andava a cantare. Poi le cigar box diventarono anche a 2 corde, a 3 corde, fino a 4 corde. Poi al giorno d'oggi troviamo anche cose molto più complesse, 5, 6 corde addirittura, ma la base era 1, 2, 3, al massimo 4. Anche se alcuni dicevano, dei più rurali dal punto di vista tecnico, dei musicisti, dicevano che una corda è poca ma 2 sono troppe, quindi già come concetto di per sé è molto interessante. E con questo strumento, che rappresenta la voglia per forza di suonare, si inaugura questo nuovo genere musicale proprio all'inizio dell'Ottocento, di chiara e scontata grammatica musicale africana, da cui arriverà anche la famosa Blue Note, da cui arriveranno tante improvvisazioni proprio in stile africano anche negli States. Ma non è solo la cigar box, che poi abbiamo anche una playlist su questo canale dove possiamo andare a vedere tutte le mie costruzioni inerenti alle cigar box, quindi non serve mettervi un esempio pratico, metto semplicemente un link. Poi c'era un altro strumento fondamentale per quello che riguardava la parte ritmica, erano le washboard, ovvero le tavole per lavare i panni. Queste si trovavano sia in metallo sia in legno, erano dei pezzi ondulati di metallo con dei piedini, oppure dei pezzi di legno dove venivano scavati proprio delle parti ondulate che servivano per far strusciare meglio
la stoffa dei vestiti per poter effettuare meglio la pulizia nei pressi dei fiumi. Questo strumento diventa uno strumento ritmico perché suonato con dei ditali da sarta, dei cucchiaini, delle forchette o delle mollette rigorosamente in legno, producevano un suono molto particolare, molto vicino a quelli creati a Cuba, Puerto Rico, in Brasile, in Perù, in Cile, con i famosi guiros, ovvero queste zucche dove venivano intagliate delle piccole feritoie e lì con un pezzetto di bambù si andava a creare questo crack crack che era poi la base ritmica di tante musiche latine, ma lo era anche nel blues. Come vedete, l'uomo cerca comunque di fare musica, in base a quale emisfero appartiene crea cose simili senza saperlo magari, con materie prime molto differenti, e questa è la tematica fondamentale. Se noi prendiamo un guiro del Perù è leggermente diverso da quello cubano o da quello brasiliano, uno è fatto in bambù, uno è fatto con la guira, quindi con la zucca, quindi vedete materiali differenti che vanno poi a creare una cosa simile dal punto di vista dell'accompagnamento ritmico. Poi e la cosa bella è che sulle washboard venivano applicati anche altri aggeggi, i campanelli tipo quelli delle macellerie, se avete presente, quelli in ferro, oppure dei barattoleti che servivano un po' da rullanti, diciamo, o dei pezzi di legno concavi che prendevano un po' quello che era il suono di quello che sarà il futuro tone block, ovvero questi blocchi di legno di diversa grandezza che emettono diversi suoni, e poi ci si aggiungevano tante cose, anche coperchi di padelle, quindi quello che uno aveva in mente metteva su. Perché? Perché non c'era la regola, non è che tu devi mettere questo per creare una washboard, oppure, ancora più importante, non è che tu per forza con la washboard dovresti fare quel ritmo ben prestabilito. Con la washboard puoi fare quello che ti pare, l'importante è che tu vada a tempo, poi la tecnica, lo stile glielo dai tu, perché sono generi word, sono generi ancora freschi, poco maturi, che non hanno una scuola dietro, per fortuna aggiungo, non hanno una scuola dietro, perché di solito le scuole vanno sempre a stigmatizzare tutto, a catalogare tutto, a dividere tutto, a rendere tutto scientifico e scontato, che è il più grosso sbaglio che si può fare a livello didattico, perché in questo modo togli la libertà di espressione, perché non si può catalogare un artista, un genere musicale o uno strumento in una fascia ben ristretta, bisogna dargli ampio respiro. Questo è fondamentale per la didattica, a mio avviso, chiaramente. Quindi questi strumenti fatti di roba economica, quindi un po' da poracci, diciamo, rappresentano la base di questa cultura primaria, prima ancora dell'early blues, perché già nell'early blues, di cui parleremo nella prossima puntata, c'erano già le chitarre, c'erano già delle tecniche, c'erano altre cose. Qui è ancora la parte più rurale, più quasi ancestrale del blues, con gli strumenti appunto down home. Poi c'erano anche tanti altri micro strumenti aggiunti, tante altre percussioni importate direttamente dall'Africa. Vi faccio un esempio che poi ritroveremo anche nel bluegrass, lo ritroveremo nel folk primitivo, lo ritroveremo in alcune tipologie di country, che era il wash bass, come lo chiamo io, o wash up, poi i nomi cambiano in continuazione, anche lì non è che sia un nome preciso, dove si prendeva un secchio, ci si applicava un manico di scopa e con una corda, questo tramite il manico si spostava la tensione della corda e questo riproduceva un po' quello che era un suono di un basso molto rudimentale, che chiaramente non teneva perfettamente conto della tonalità, ma puntava soprattutto a rispettare il tempo, perché come sappiamo il basso nasce innanzitutto come accompagnamento ritmico, poi evolvendosi diventa anche un accompagnamento di tipo armonico. Bene, per quello che riguarda la seconda puntata, gli strumenti da nome finisce qui. Sono Dario Spesani, vi ringrazio per la visione. 4 chiacchiere in macchina con Spesani, questo breve format di 4 puntate. La prossima settimana parleremo invece dell'early blues, come ho preannunciato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, novità ogni settimana. Bye bye, buona musica! Allora amici, bentrovati ad un altro appuntamento con 4 chiacchiere in auto con Spesani, la storia del blues, parte terza. Oggi parliamo dell'early blues, come vi avevo preannunciato già nella scorsa puntata, però vi ricordo sempre di fare una cosa fondamentale: iscrivetevi al canale e si parte!
allacciate le cinture. Allora, per quello che riguarda l'early blues, bisogna innanzitutto entrare in una connotazione storica ben precisa, che è quella che va dai primissimi del Novecento fino alla fine degli anni 40. In questi 50 anni, questo cinquantennio, il blues cercò per vie traverse un po' di prendere quella che era la sua strada, quindi di lasciare in parte il discorso prettamente di matrice africana con le Seeger Box a 1-2 corde di cui parlavamo, con l'intonazione modale del cantante, per approdare alla chitarra, quindi a uno strumento tra virgolette convenzionale dal punto di vista musicale, perché prima si utilizzavano strumenti handmade, invece con l'early blues già i bluesmen lasciano in parte la Seeger Box e iniziano a suonare la chitarra, ma non suonano la chitarra come pensiamo noi, la suonavano come suonavano la Seeger Box, ovvero in accordatura aperta. Che significa l'accordatura aperta? O open chords sarebbe un'accordatura dove tu a mano libera, quindi senza toccare nessun tasto, ma solo con la pennata, riesci a fare subito un accordo, perché la chitarra è accordata già con quell'accordo specifico. La cosiddetta accordatura aperta potrebbe essere in Re, in Mi, in Sol, in base a quello che uno vuole. Con le famose 6 corde Mi, Si, Sol, Re, La, Mi si possono accordare per creare dei singoli accordi. Quella è l'accordatura aperta. L'accordatura aperta si poteva applicare una tecnica di suono particolare che era il finger picking, ovvero arpeggiando con le dita. Poi vedremo anche già negli anni 30, negli anni 40 con i plettri a pollice, come si utilizzavano anche nel bluegrass e in tanti altri generi, anche nel folk and western. Quindi per far sentire questa pennata molto forte si mettevano dei piccoli plettri da pollice o su tutte le dita per rendere questo suono più potente, oppure si suonava o con la mano normalmente o con il plettro per quello che riguarda la mano destra, e la mano sinistra, anziché fare delle piccole posizioni, utilizzava uno slider dove andava proprio anche a suonare contemporaneamente tutte e 6 le corde, quindi faceva dei glissati, poteva spostarsi sulla tastiera. Se avevamo un'accordatura aperta in Mi, per esempio, scorrevamo lungo i tasti, facevamo tutti i semitoni, quindi al quinto tasto trovavamo il La, quindi automaticamente un blues in 2 accordi, Mi e La per esempio, era accordatura aperta, o uno slider col bottleneck, col collo di bottiglia, si arrivava al quinto tasto e avevi l'accordo di La. È una tecnica molto particolare. Di solito noi ci avviciniamo dopo aver imparato la chitarra alla tecnica dell'open chords, degli accordi aperti, perché per noi non è una cosa normale, naturale, è più, diciamo, una scoperta vera e propria. Loro invece iniziarono proprio da questa matrice dal punto di vista dell'impostazione. Perché? Perché venivano già dalle Seeger Box che utilizzavano la stessa tipologia di accordature, con 3 corde. Per esempio, volevo fare un'accordatura aperta di Do, loro utilizzavano 2 Do, uno più alto, uno più basso e un Sol in mezzo. Avevano un accordo di Do, ma era costituito da una nota, la sua ottava superiore, e poi da un'altra nota aggiuntiva che faceva parte dell'accordo, che poteva essere o il Sol o il Mi, ok? Per intenderci, poi in base al tipo di accordatura che uno sceglieva. E trasportarono questa tecnica nella chitarra tradizionale, quindi già capite che sì, stava cercando di inserirsi questo genere per andare a far parte di tutti gli altri generi più convenzionali, con dei suoni più, tra virgolette, normali, ma c'era comunque la matrice africana che ancora, nonostante tutto, oltre che sulla Blue Note, anche nel modo di cantare, un po' di suonare, era molto presente. E poi restarono invece gli altri strumenti down home di cui abbiamo parlato sulla seconda puntata, quindi le washboard, il wash bass, tutta questa roba qui, quelli restarono. Però si iniziò a lavorare su un discorso dei testi molto differente. Perché? Perché poi non c'erano solamente nell'early blues i musicisti che cantavano il mal di vivere, ma c'erano anche tanti altri musicisti che invece erano anche un po' più allegrotti. Già nelle grandi città,
abbiamo parlato del blues di Chicago, il blues di Atlanta, il blues di Kansas City, di tantissimi posti. C'era già un modo di pensare molto diverso. Poi dopo la seconda guerra mondiale, dove c'era proprio bisogno di leggerezza, in quel caso proprio si andavano a trovare anche dei testi goliardici. Chiaramente nell'early blues non è che si suonava solo in accordatura aperta, questa è una cosa fondamentale che devo aggiungere, ma si suonava anche già una tipologia di chitarra un po' vicino alla nostra, con gli accordi veri e propri. Ok, quindi si andava sia a suonare con gli accordi tipici del blues, che poteva essere un accordo di settima, quindi mi settima, la settima, si settima, oppure un blues in la, la settima, sol settima, la settima, ok. Ma c'erano anche degli altri brani, tipo Nobody Knows You, per intenderci, che utilizzava anche tanti altri accordi. Mi sembra che c'era un accordo di Mi, poi c'era un accordo di Do, poi c'era un glissato che andava in La settima, poi c'era un Re minore e poi c'era un Fa, quindi tanti accordi che andavano molto ad enfatizzare la melodia, quindi non era più già solamente quel giro in 3 posizioni, quindi nell'early blues si sperimenta anche questo. E da lì a poco, poi dopo, con l'avvento dell'elettricità dai primissimi anni 50, poi si cambiò rotta perché si passò al blues elettrico, e nelle grandi città come Chicago il blues doveva essere elettrificato, perché del blues campagnolo, dell'early blues delle campagne del Delta, ormai nelle grandi città non interessava più niente a nessuno. Poi ricominciò ad interessare non subito, nei primissimi anni 70, grazie al fine anni 60, primissimi anni 70, grazie al folk revival, dove si andarono a ripescare tutte queste bellissime produzioni degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, e si riregistrarono nuovamente, magari con delle tecniche più moderne, con dei suoni migliori dal punto di vista della qualità audio, e questo è dovuto rigorosamente a questo revival musicale che c'è stato poi proprio dalla fine degli anni 60 in avanti. Tanto è vero che, e neanche di questo ne abbiamo già parlato, se la memoria non mi inganna, sul video a proposito di Gus Cannon, quando vi parlavo delle skiffle band. Le skiffle band erano diffusissime durante l'epopea del folk revival, quindi tra la fine degli anni 60 e i primissimi anni 70 in Inghilterra. Le skiffle band utilizzavano gli strumenti da un home e ricominciarono a prendere un po' la piega di quella che era il blues rurale degli anni 30, fatto in maniera molto più trash, a mio avviso con qualche tocco di punk e di altri generi molto moderni, ma fu una questione importante dal punto di vista musicale, perché andarono avanti un po' di tempo queste skiffle band, e comunque per tutto il periodo del folk revival, quindi fino alla metà degli anni 70, dove vennero riproposti tanti artisti di cui abbiamo già parlato, fortunatamente e orgogliosamente, aggiungo anche in passato, quando parlavamo anche di Farry Lewis, Leroy Carr e tutta questa gente qui, a mio avviso molto interessante. Bene, Dario Spesani vi ringrazia per l'ascolto, per la visione. 4 chiacchiere in auto con Aspesani, terza puntata, l'Early Blues, la prossima ed ultima puntata di questa miniserie in macchina, molto informale, e sarà sul blues elettrico, così chiudiamo proprio il cerchio. Parleremo molto di Chicago, da quello che successe dopo Kansas City, con questa diramazione della musica verso Chicago. Vi ringrazio a tutti ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è fondamentale per far crescere la nostra ricerca. Più iscritti abbiamo, più questo benedetto algoritmo di YouTube posta più su più home page i nostri contenuti, e magari questi sono visti da più persone. Ok? Grazie a tutti voi, alla prossima puntata, bye bye e buona musica! Bene, siamo arrivati all'ultima puntata. Come promesso parliamo del blues elettrificato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, è importante per questo benedetto algoritmo che cercherà con più iscritti di far salire le nostre visualizzazioni e la nostra condivisione nell'ambito delle home page di vari utenti Google. Per quello che riguarda
il blues elettrificato, ci fu questa diaspora fondamentale che avvenne nel sud degli Stati Uniti alla fine degli anni 40, tra 1948, 1949 e 1950. In questa triade, in questi 3 anni fondamentali, si ebbero tante innovazioni dal punto di vista musicale. Arrivarono gli amplificatori, le chitarre non erano più acustiche, erano semi-acustiche, addirittura da lì a poco diventarono elettriche, serviva un amplificatore, un po' di saturazione, ma non colpì solamente la chitarra questa nuova tendenza, colpì anche l'armonica a bocca. Vi ricordate di Little Walter? Ne abbiamo parlato già nella Chicago Blues di Dixon e Chess, un bel video che riguardava proprio la storia della Cadillac Records. Serviva suono elettrificato, perché il suono rurale ormai non andava più di moda, soprattutto nelle grandi città. E grazie proprio all'elettrificazione musicale del blues si ebbero tante innovazioni e il blues arrivò a livello mondiale, non si fermò solamente negli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti e nelle città statunitensi, ma arrivò veramente in tutto il mondo. I grandi artisti come Muddy Waters, per esempio, furono costretti a riciclarsi, tra virgolette, in ambito elettrico, come fece poi anche Buddy Guy, come fece anche B.B. King, come fecero un po' tutti, passarono dalla chitarra elettrica. Se vediamo le vecchie foto di B.B. King, Blues Boy King, con la sua chitarra acustica, poi lo rivedremo con la sua Lucille in versione elettrificata, per fortuna, perché magari in versione elettrificata B.B. King poteva creare dei suoni molto diversi, fino ad arrivare al suono che lo accompagnerà per tutta la vita e che darà un timbro fondamentale alla musica stessa di B.B. King, ma di anche tanti artisti, dallo stesso Muddy Waters che arriva a Chicago e cambia la sua chitarra da acustica a semiacustica. Già lì si notano molto le differenze, come già dicevo Little Walter con l'armonica a bocca, ma non solo lui, ma tutti gli armonicisti a bocca passarono all'amplificatore, passarono alla chitarra, l'armonica a bocca negli amplificatori, saturandola molto, creando un suono quasi distorto. Queste sono le nuove timbriche, i nuovi suoni, i suoni moderni degli anni 50, che poi ce li porteremo fino alla fine degli anni 60, poi arriveranno anche i distorsori e verranno ben inseriti nel blues, creando anche dei generi paralleli come il rock blues, per intenderci, dove appunto serviva una chitarra distorta ma che utilizzava magari quelli che erano i giri armonici turnaround tipici del blues, e poi da lì verranno tutti gli altri, fino alla fine degli anni 70 che arriverà Steve Ray Vaughan, ma tantissimi altri artisti che poi saranno la firma fondamentale per quello che era il blues, che diventò elettrificato. Quindi anche nel sud poi si cominciò a fare blues elettrificato, poi dalla moda di Chicago. I grandi musicisti texani come lo stesso Steve Ray Vaughan, ma tanti altri, o californiani, utilizzarono la tecnica comunque quella elettrica, che era molto differente, era anche molto più spettacolare. Certo, artisti come Lightning Hopkins non fecero questo passaggio, si fermarono alla tecnica base per quello che riguardava il blues, ma è normale, poi ci sono delle scelte fondamentali. Lo stesso Son House, che registrava gli ultimi suoi spezzoni sulla TV americana a metà degli anni 60, era ancora in chiave prettamente acustica, ma è normale perché, essendo uno dei capostipiti di questo genere, non si snaturò, non andò dietro alle mode, e fu forse questa la tematica base per far sì che questi personaggi andarono poi dalla metà degli anni 70 in avanti nel dimenticatoio, riportati in auge giustamente e fortunatamente da musicisti blues degli anni 80 e degli anni 90. Questo è tutto, la storia del blues termina qui per ora, poi andrà avanti nel corso degli anni con tante altre modifiche, altre cose, ma noi non lo sappiamo perché siamo nel 2022. Dario Spesani vi ringrazia per la visione, vi ricordo di iscrivervi al canale, bye bye, buona musica!